Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Come vi avevo accennato lo scorso video, oggi faremo la seconda parte della nostra pipetta. Ciò che vedremo in questo video sono i dettagli che io ho apportato alla mia pipetta. Abbiamo questo piccolo metallo qui, diciamo, di colore grigio, la nostra pipetta, questi due elementi, il becco della nostra pipetta e la parte finale della pipetta. Ovviamente inseriremo anche gli occhietti e la bocca. Iniziamo dalla parte dove ho usato il grigio. Prenderò il mio filo da lana, grigio in questo caso, e farò 3 catenelle, quindi partirò col mio nodino iniziale, tre catenelle, 1 2 e 3. Andrò a fare 2 maglie basse, 1 2, giro il lavoro e farò altre 2 maglie basse. Farò questo schema di 2 maglie basse, quindi giro lavoro e 2 maglie basse per un totale di 10 giri. Ci vedremo al termine dei nostri 10 giri. Arrivati al 10° giro, una volta fatta la seconda maglia nel 10° giro, faremo dalla seconda maglia una catenella. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 e 12. Posizionerò il mio lavoro sulla mia pipetta, più o meno inseriamo, cioè appoggiamo questa parte iniziale più o meno dove abbiamo messo il nuovo colore, poi faremo girare la nostra catenella e andremo a infilare il lavoro dall'altra parte, così da fissare la catenella al nostro lavoro. Una catenella, faccio in fila, taglio il lavoro ed eccoci qua. Nasconderemo i fili attraverso il nostro lavoro. Una volta nascosti i nostri fili attraverso il lavoro, questa parte qui possiamo o cucirla con del filo grigio alla nostra parte bianca o semplicemente, se vi è più comodo, mettere della colla a caldo e semplicemente incollarla. Io ho preferito con una colla calda, con la colla a caldo. Ci vediamo una volta che io ho incollato questo nostro pezzetto alla mia pipetta. Eccoci qua, una volta incollato il nostro pezzo con la colla a caldo, passeremo a questi altri due, ovviamente usando il colore bianco. Inizieremo con la parte più quadrata, rettangolare, dove farò semplicemente un nodo iniziale e farò 5 catenelle, 2 3 4 e 5. Fatte le 5 catenelle, lavorerò 4 maglie basse, 1 2 3 4. Una volta fatte le mie 4 maglie basse, giro il lavoro e ne farò altre 4 maglie basse. Farò questo procedimento di maglie basse, giro il lavoro e altre maglie basse per un totale di 6 giri.
adesso ne ho fatti 2, quindi andrò a fare altri 4. Ci vediamo alla fine del giro. Una volta arrivati ai nostri 6 giri, nell'ultima maglia faremo una catenella aggiuntiva, chiuderemo il lavoro, taglio il filo e nasconderò ovviamente i fili attraverso il lavoro, aiutandomi sempre con un ago da lana. Una volta finito questo elemento della nostra pipetta laterale, faremo la parte, l'altro pezzetto da fare. Farò sempre il mio nodino iniziale e farò 7 catenelle questa volta. 1 2 3 4 5 6 e 7. Fatte le mie 7 catenelle farò 6 maglie basse, 1 2 3 4 5 e 6. Adesso giro il lavoro e farò una diminuzione, quindi una diminuzione iniziale, poi farò una maglia bassa, una maglia bassa e un'altra diminuzione, quindi farò una diminuzione iniziale e una diminuzione finale. Giro il lavoro, farò un lavoro di maglie basse senza diminuzioni per 4 maglie basse, 1 2 3 e 4. Giro il lavoro, farò tutte diminuzioni, quindi avremo alla fine solo 2 maglie basse, 1 e 2. Giro il lavoro, un'altra diminuzione, avremo solo una maglia bassa, scusate, avremo una maglia bassa, faremo una catenella aggiuntiva e chiudiamo il lavoro. Nasconderemo i fili attraverso il lavoro aiutandomi sempre con un ago da lana. Una volta finite le 2 parti, giusto 2 righe, quindi 2 giri, scusatemi, 2 giri sopra alla striscia grigia che ho fatto, inizieremo ad incollare questi 2 pezzi. Io incollerò sempre con la colla a caldo, ma voi potete anche benissimamente, invece di nascondere il filo attraverso il lavoro, anche cucire il tutto con ago da lana e filo. Per me è più comodo usare la colla a caldo e questo poco più che sopra. Ed eccoci qua. Adesso continueremo sempre con il nostro filo bianco e faremo la parte finale della nostra pipetta e poi dopo lasceremo alla fine il becco della nostra pipetta. Allora inizieremo, come detto, dal nostro anello magico e col colore bianco e faremo nel nostro cerchio magico 6 maglie basse, 1 2 3 4 5 e 6. Come sempre chiudiamo il nostro lavoro, la prima maglia fatta, e tireremo il filo. E nell'ultima maglia io posiziono sempre il mio marcapunti. Adesso dovremo fare 4 giri su 6 maglie basse, scusatemi, 3 giri su 6 maglie basse, solo che il primo giro io lo farò prendendo solo la solina interna, quindi 1
2, 3, 4, 5 e 6. Quindi il primo io ho fatto prendendo la solina interna. Adesso procediamo a farne altri due giri solo su 6 maglie basse. Ci vediamo alla fine dei 2 giri. Dopo aver fatto i nostri giri su 6 maglie basse, adesso nel prossimo giro faremo un giro di aumenti, quindi alla fine avremo 12 maglie basse quando arriveremo al nostro marcapunti. Quindi questo giro faremo solo un giro di aumenti e avremo 12 maglie basse. Una volta, vedete, avendo fatto le nostre 12 maglie, faremo 4 giri su 12 maglie basse. Ci vediamo appena abbiamo finito i nostri 4 giri su 12 maglie basse. Una volta arrivati ai nostri 4 giri, non chiuderemo il nostro lavoro, lo lasceremo così. Andrò a fare una maglia bassissima nella prossima maglia, una catenella aggiuntiva, chiudo il lavoro, ecco qua. Con il nostro ago da lana nasconderò le nostre colline. Prima di incollarlo al nostro lavoro aggiungerò leggermente un po' di imbottitura, ma giusto leggermente, per dare un tocco, e sempre con della colla calda andrò ad aggiungere questa parte all'inizio della nostra pipetta, come potete vedere. In questo caso io non l'ho aggiunto del giallo come nella mia precedente pipetta, perché potete metterlo un colore in più o meno. Avevo fatto praticamente il mio cerco magico col giallo e poi avevo cambiato colore prima di poter fare gli altri giri. Quindi se volete avere un tocco in più di colore potete benissimamente fare come ho fatto io con la prima pipetta, aggiungere del giallo al nostro cerchio magico prima di proseguire poi con gli altri giri col bianco. Adesso con la lana blu andremo a fare il nostro becco laterale. Con la lana blu faremo il nostro anello magico e all'interno dell'anello magico faremo 5 maglie basse, quindi un anello magico con 5 maglie basse. 1, 2, 3, 4 e 5. Una volta fatte le nostre 5 maglie basse, chiudiamo, tiriamo il filo per chiudere il nostro anello magico, andiamo nella prima maglia fatta e chiudiamo il lavoro. Nell'ultima maglia, come sempre, aggiungeremo il marcapunti. Adesso andrò a fare 2 giri di 5 maglie basse, quindi ci vedremo alla fine dei 2 giri. Alla fine dei nostri 2 giri faremo poi un giro di tutti aumenti e quindi avremo alla fine del nostro marcapunti 10 maglie basse. Quindi in questo giro faremo un aumento per ogni maglia bassa. Ci vediamo alla fine del nostro giro con 10 maglie basse. Ed eccoci qui. Una volta che abbiamo fatto il nostro giro di aumento faremo 4 giri su 10 maglie basse. Quindi ci vedremo quando faremo i nostri 4 giri, quando avremo finito i nostri 4 giri. 2, 3, 4, 5. Vediamo qui quando siamo arrivati al nostro quarto giro. Una volta fatti i nostri 4 giri su 10 punti bassi, adesso dal punto dove abbiamo il marcapunti faremo 5 maglie basse,
1, 2, 3, 4 e 5. Giriamo il lavoro e facciamo altre 5 maglie basse. 1, 2, 3, 4 e 5. Giriamo il lavoro e lo facciamo per un'altra volta, per un totale di 3 volte. 1, 2, 3, 4 e 5. Andiamo nella successiva, maglia bassissima, catenella aggiuntiva, tagliamo il lavoro. Adesso ciò che farò arrivati a questo punto è di imbottire il nostro lavoro leggermente. Ed eccoci qua, una volta imbottito e nascosto il posto, con della colla calda aggiungeremo la nostra pipetta, il nostro becco alla pipetta. Come vi ho già accennato, voi potete anche cucirlo con filo da lana e cotone. Ciò che vi occorre adesso, ragazzi, sono un filo colorato per la boccuccia. Io al momento ho il giallo, quindi per farvelo vedere uso il giallo, e gli occhietti e i nostri occhietti. Ed eccoci qua, ragazzi, una volta fatta la bocca ho aggiunto anche gli occhietti ed la nostra pipetta è fatta. Ragazzi, se vi è piaciuto questo video, come sempre vi ricordo di iscrivervi al mio canale, di lasciare un like a questo video. Ci vediamo al prossimo video, ciao!